Ciao a tutti e benvenuti, se questa è la prima volta che capitate sul mio canale, Fly High o bentornati. Allora, in questo episodio vedremo tutti i modi in cui possiamo dire, modi alternativi di dire prego in italiano. Vi ricordo che potete regolare la velocità del video se parlo troppo velocemente o se parlo troppo lentamente, premendo proprio sulle impostazioni in basso a destra del video su velocità, sulla rotellina. E tra l'altro, oltre a sottotitoli in italiano, ho preparato anche sottotitoli in inglese, francese e spagnolo se ne avete bisogno. Allora, iniziamo quindi subito. Vuol dire appunto prego. Prego è la forma che più si avvicina all'inglese you're welcome e in cui riconosciamo riconosciamo di essere contenti ovviamente di aver aiutato la persona che ci ringrazia e accettiamo quel grazie, quindi diciamo prego. Quindi siamo contenti di essere ringraziati e lo riconosciamo e diciamo prego, ok? In tutte queste altre formule invece che vedremo alternative al prego, il parlante che riceve il ringraziamento vuol far capire che in realtà non è stato un problema, che è contento di aver aiutato la persona e lo rifarebbe, quindi con piacere. Per esempio abbiamo di niente, quindi di niente, grazie mille per il tuo aiuto, oh di niente, quindi siamo contenti di aver aiutato la persona e lo rifaremmo con piacere. Potete anche dire di nulla, di niente, di nulla sono sinonimi, di nulla possibilmente a un livello leggermente più formale, però anche qui stesso uso, grazie mille per il tuo aiuto, oh di nulla, di nulla. Poi possiamo dire anche non c'è di che. Ok, quindi grazie mille per il tuo aiuto, non c'è di che, vedete, tutti sinonimi. Si può dire anche figurati, figurati, possibilmente l'avete già sentito utilizzare, quindi figurati, grazie mille per il tuo aiuto, oh figurati, quindi proprio vogliamo mettere la persona che ci ringrazia a suo agio, non è stato un problema aiutare la persona e quindi diciamo figurati, ok? Quindi vogliamo togliere l'eccessiva enfasi, no? Quando riceviamo un ringraziamento o un complimento o ecco diciamo figurati, non vogliamo essere il centro diciamo dell'attenzione quasi, no? Diciamo non rifiutiamo il ringraziamento, però facciamo proprio capire che non era un problema aiutare la persona. E poi abbiamo anche e di che, oh, grazie mille per il tuo aiuto e voi dite oh di che, e di che, proprio niente, non è stato un problema, ok? E di che? Oppure potete dire anche ma va. E poi potete dire anche, potete combinare, così come avevamo visto nell'episodio del grazie, che potete combinare i vari tipi di ringraziamento, ecco le varie formule. Potete anche dire, per esempio, oh grazie mille per il tuo aiuto, oh di niente, non c'è di che, ok? O potete dire, oh di niente, oh di nulla, figurati, vedete, possiamo combinarli in vari modi, utilizzandoli 1, 2 o 3 anche di forme, per esempio, grazie mille per il tuo aiuto, oh di nulla, non c'è di che, figurati. Proprio ci sbizzarriamo qui con appunto le combinazioni. Possiamo dire anche è stato un piacere, oppure possiamo dire è il minimo che avrei potuto fare, oppure potete dire anche ci mancherebbe, grazie mille per il tuo aiuto, oh è stato un piacere, o grazie mille per il tuo aiuto, oh ci mancherebbe. E possiamo dire anche ma ti pare? Quindi grazie mille per il tuo aiuto, ma ti pare, ok? Don't even mention it, così che si traduce anche in inglese, quindi non menzionarlo, ok? Non menzionarlo, proprio non devi neanche dire, non dirlo neanche, infatti diciamo, un altro modo per dirlo è non dirlo neanche, proprio non vogliamo neanche che la persona si senta in obbligo di ringraziarci, perché per noi non è stato assolutamente un problema aiutarla. E poi possiamo dire infine non c'è problema, non c'è alcun problema, non c'è nessun problema o nessun problema, ok? Quindi vedete che proprio c'è l'imbarazzo della scelta qui. A livello di espressioni che potete utilizzare invece del semplice prego, che è sempre corretto utilizzare, però appunto questo vi dà modo di aggiungere, di avere un pochino più di un tocco colorito alla vostra lingua. Allora questo è tutto per l'episodio di oggi, spero che vi sia piaciuto, che l'abbiate trovato utile e fatemi sapere nei commenti quali espressioni conoscevate già, quali espressioni vi piacciono di più in particolare tra queste appunto per dire prego
E se vi è piaciuto questo video mettete un like e considerate iscrivervi al canale così che non perdete nessun nuovo episodio. Allora io vi auguro una buona giornata, un buon proseguimento, continuate a seguirmi e alla prossima. Ciao ciao!